Buonasera a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. Giornata particolarmente uggiosa ma argomento particolarmente lieto per noi, mondo elettrico, soprattutto mondo elettrico non Tesla. Guarderemo in questo video quella è un po' la novità che abbiamo avuto proprio in questi giorni, l'apertura dei supercharger al mondo non Tesla, quindi anche volendo alla nostra Opel Corsa. Andremo a vedere quelli sono i prezzari, quelli sono gli abbonamenti, l'abbonamento disponibile per avere una scontistica. Andremo a vedere dove vi sono allocati quelli sono i supercharger disponibili. Vi dico già da subito, non sono tutti i supercharger disponibili nel nostro paese, ma anche al di fuori del nostro paese. Vedremo davvero quelle potrebbero essere le opportunità che vengono da questa nuova possibilità, l'apertura dei supercharger, che potrebbero essere comodi, vantaggiosi nell'eventualità ci troviamo in una zona non particolarmente coperta, e questo ci potrebbe davvero rendere ancora più agevole quello che è il viaggio nel mondo elettrico. Andiamo a vedere tutto quello che c'è da sapere, applicazione compresa, quello che è il mondo della ricarica per i non Tesla, ma non solo. Vabbè, ovviamente coloro che hanno un mezzo Tesla sanno già di cosa parliamo. Parlo soprattutto per coloro come anche noi che abbiamo un mezzo non dell'azienda di Elon Musk. Vediamo tutto quello che c'è da sapere. Andiamo. Ed eccoci ragazzi, entrati all'interno di quella è l'applicazione Tesla. Vi voglio mostrare un po' la situazione. Innanzitutto su account, ricarica. Anzi, cercherò di farvelo vedere proprio con questo tondino in maniera tale di mostrarvi dove vado a premere, se no non si vede. Prima andiamo su account, poi qua su ricarica, e possiamo inserire quello che è un metodo di pagamento. Andremo poi ad aggiungerlo successivamente. Mi sono detto, se lo aggiungo subito poi come minimo mi viene qui in sovraimpressione, quindi lo faremo successivamente a quello che è un po' la registrazione del video. Andiamo su ricarica il veicolo non Tesla. Perfetto, ci mostra dove siamo in questo momento. Andiamo a dezoomare, quindi allargare. Come vedete in alto, cerca in questa regione. Premete su cerca in questa regione e vi mostrerà quelli che sono i supercharger più vicini a voi. Più vicino a noi è a Grosseto, comodo, comodo, no sto scherzando, è particolarmente lontano da noi, ma vi mostro un po' la situazione. Grosseto, Italia, e fin lì ci siamo. Come vedete 5 di 8 colonnine disponibili, quindi o 3 sono in utilizzo, insomma comunque sia, abbiamo 5 possibilità di ricarica. Come vedete qui ci fanno vedere nella parte bassa, scusate, qua giù, quelle sono le prese di ricarica. Uno, come vedete come c'è scritto qua, uno ha fuori servizio. Comunque sia, vi sono tutte queste altre posizioni di ricarica. Queste sono le tariffe che abbiamo a disposizione. Dopo a casa, speriamo che domani sia una giornata migliore, almeno registrerò più volentieri. Abbiamo quelle sono le tariffe che andranno ad applicarsi a quella che è la ricarica, quindi 74 centesimi da mezzanotte alle 16, 83 centesimi dalle 16 alle 20 e 74 centesimi dalle 20 a mezzanotte, come vedete qua, terza fascia. Tariffa d'occupazione, vi ricordate, ne abbiamo già parlato tempo addietro, Tesla praticamente quasi da subito va a applicare quella la tariffa di €1 al minuto per quanto riguarda lo stallo occupato da una vettura in carica. Come funziona? Lo vedete bene, tanto basta premere sulla I sottostante. A 5 minuti che la vettura ha concluso la ricarica comincerà ad accumularsi questo malus di €1 al minuto. Voi andate a parcheggiare alla colonnina, premete tipo qua 1B per capirsi e andate a ricaricare. Come ricaricare? Come vedete queste sono le colonnine Tesla famose, i supercharger di Tesla. Andate a parcheggiare ragazzi a modino in maniera tale da non occupare troppi stalli, e andando poi a selezionare quelle la presa di ricarica e avete intenzione di utilizzare, voi andate poi a ricaricare premendo su inizia. Come avete visto vi è un dettaglio in più che non vi ho mostrato, lo guardiamo ora insieme. Tariffe di ricarica, paga meno al kilowattora con iscrizione. Iscrivi ora. Noi andiamo a premere, anzi prima andiamo su iscrivi ora.
Qui vi mostro quello che è il prezzario di questa iscrizione. Il prezzario di questa iscrizione è 12,99 euro al mese. Cosa prevede in più rispetto al pay for use? Abbiamo un prezzo inferiore, niente di più, niente di meno, assolutamente niente di più. Questo il prezzario, qualora abbiamo fatto, quella è l'iscrizione praticamente a 13 euro al mese. La fascia 0,16 a 60 centesimi, la fascia 16,20 a 67 centesimi, la fascia 20 mezzanotte 60 centesimi. Rimane invariata quella è l'occupazione dello stallo di ricarica dopo 5 minuti, come dicevamo. Come vedete però il prezzo non è, diciamo, dei più economici. Dopo a casa andremo a vedere nello specifico quello che intendo per non economici, perché comunque sia è importante avere questa possibilità, questa disponibilità, comunque con delle attenzioni, e dopo a casa andremo a vedere nello specifico. Cominciamo a guardare un po' di considerazioni. Come mai vi dicevo, queste potrebbero essere buonissime opportunità per coloro che non hanno una vettura elettrica Tesla, perché comunque sia ci sono delle zone in cui non c'è abbastanza copertura. Ne parlavo con alcuni ragazzi, esempio il Grossetano, proprio inteso come Grosseto città, non ci sono tante colonnine in fast, una da 50 kW, una da 100 kW e basta, quindi avere un'opportunità in più è sicuramente importante. Ma per quale motivo? Vi dicevo anche, sono un po' più colonnine di emergenza, se possiamo considerarlo in questa maniera, per un motivo abbastanza semplice. Avete visto il costo, è particolarmente sostenuto. Facendo l'abbonamento da praticamente 13 euro mensili abbiamo la possibilità di ricaricare al prezzo che ricaricano i proprietari di Tesla. Comunque sia, parliamo di un prezzo un po' elevato. Vi metterò qua un fermo immagine di un ragazzo che ha spiegato un po' la situazione in cui si è trovato per fare un viaggio di 1500 km. Ha speso 290 kWh, avete visto? 190 euro. Se avesse attivato due flat large, possiamo attivare consecutivamente parlando, 145 kWh una flat large, due flat large, 290 kWh, prezzo 45 euro più 45 euro, 90 euro, lui ha speso 190 euro. E per questo io comunque sia per proprietari Tesla che per non Tesla non la considererei una ricarica, diciamo, tradizionale, ma solo di emergenza, di opportunità, perché non ci sono altre opportunità. E quindi da questo punto di vista è ottimissimo per noi proprietari di vetture, diciamo, extra, mondo di Elon Musk, però insomma, diciamo, è un'opportunità in più. Più colonnine vi sono a disposizione meglio è. Come prezzo, diciamo, non ci siamo, se consideriamo che il PUN, il prezzo unico nazionale, è poco oltre i 20 centesimi al kilowattora, questi prezzi sono un po' oltre, vero, e qualcuno dice ma non sono onlus, ho capito, ma insomma, ecco, più basso, o fare degli abbonamenti, dei pacchetti, esempio come fa anche Bicharge o NLX, quindi acquistare preventivamente un po' di kilowattora a un prezzo calmierato potrebbe essere un'ottima opportunità. Intanto prendiamoci questo, cioè il fatto che hanno aperto al mondo, diciamo, elettrico in generale, quindi da questo punto di vista la vedo una ottima opportunità. Avete visto anche che non sono tutti i supercharger disponibili, stavo leggendo un po' quelli che sono i commenti, i pareri, molti dicono no, guarda, hanno aperto i supercharger nei punti più, diciamo, strategici, dove vi è un po' più di possibilità di venire utilizzati. Non lo so, per me hanno aperto semplicemente quelli che hanno una saturazione minore e quindi hanno cercato di aumentare quella la possibilità di avere gli stalli un po' più occupati nei luoghi dove tradizionalmente vi sono meno vetture. Esempio Toscana, dei supercharger che vi sono disponibili, uno solo è stato aperto, come dicevamo, a Grosseto. Sicuramente però, guardando a quello che potrebbe essere il tasso di saturazione, quella di Firenze, che è quella più vicina al sottoscritto, per questo non sto facendo un video al supercharger, tanto a prescindere non avrei potuto farci niente di più, non è stato aperto. Questo perché per me, in Grossetano, tolto quello del periodo estivo, sicuramente vi sarà meno persone vanno a ricaricare. Generalmente il sud della Toscana è anche un po' più, diciamo, meno attento a quelle sono le evoluzioni, quindi generalmente quelle che sono le novità partono da Firenze, Costa e vanno verso il sud, quindi mi immagino anche che vi siano meno vetture elettriche in generale. E quindi hanno aperto per me Grosseto. Una come Firenze, una piazza come Firenze, una piazza come la Versilia, sono convinto che ha tassi di saturazione molto maggiori e non sono stati aperti, quindi mi viene da pensare che sia stata una strategia
tanto per innanzitutto cercare di aumentare quello che è il traffico su colonnine che generalmente sono abbastanza abbandonate, mettiamola in questa maniera, quantomeno quello che è la situazione toscana. Le altre situazioni non le conosco particolarmente, ho visto che a Forlì, dove in questo momento, quando guarderete il video, anzi il video uscirà sabato, il raduno sarà domenica, il supercharger di Forlì, dove vi è anche il punto di ritrovo per il raduno che ci vedrà protagonisti insieme a tante altre persone, è stato aperto a l'utilizzo, diciamo, delle vetture elettriche tradizionali, mettiamola in questa maniera. Quindi sono convinto che quando ci troveremo al centro commerciale Punta di Ferro vi sarà sicuramente tante persone che ricaricheranno alla Ionity, ma altre anche semplicemente per curiosità che andranno a ricaricare al supercharger, e quindi questa è una cosa molto curiosa. Io vi voglio salutare con un gadget che mi sono preso apposta per andare al raduno. Io vi saluto e vi ringrazio, sempre Forza Elettrico, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto, e noi ci vediamo sempre qui su Micro Elettrico ogni sabato alle 10, un nuovo video, mi raccomando, alle 10. Alla prossima, ciao! Iscrivetevi al canale qualora non ci foste, non foste stati diciamo già iscritti precedentemente, e non vi voglio dire buon Natale perché è troppo presto, però il raduno che andremo a partecipare questo fine settimana che arriva domenica, quando il giorno dopo guarderete questo video, ci vedrà, diciamo, a festeggiare quello che è il Natale con il Christmas Day, il medesima, non si vedrà di certo, il medesimo evento che ho il ciondolino dell'anno scorso, l'Electric Christmas Day. Un bacione ancora e sempre Forza Elettrica, alla prossima, ciao! Un salutone da San Miniato per la sua fiera, per la mostra mercato del tartufo bianco. Uno spettacolo. E ora andremo giù perché abbiamo innanzitutto parlato di quelle che sono i supercharger, ora andiamo a gustarci come olfatto quello che è uno spettacolo della natura qua in Toscana, tartufo bianco alla mostra mercato di San Miniato. Ciao!